Buongiorno, Buongiorno noi siamo già pronte stamattina, abbiamo lasciato i nostri uomini in barca, e andiamo al castello di Punta Troia. quindi camminate con noi. Andiamo. Last time we talked, you had nothing to say. Eccolo il castello, proprio là. E noi adesso vediamo di raggiungercelo. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Sentiero per alcuni tratti vertiginoso, stare in parete. Ma vediamo come si mette. Quasi arrivate al castello, abbiamo già percorso 1 ora e 10 minuti di strada e il castello è proprio qua. Adesso abbiamo l'ultima discesa per arrivare a mare e poi si risale lungo quel sentiero sterrato e scalinato che arriva al castello. Pronti? Ultima salita e raggiungiamo la vetta del castello. Dai, ancora 10 minuti neanche e ci siamo. Ce la possiamo fare. Direi. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. Eccoci! Castello qua sopra di me. Faticoso perché il sole è abbastanza forte già a quest'ora. Sono le 10, il castello appena aperto. Adesso un attimo di riposo e poi entriamo. Guardate nel frattempo che vista da quassù. I know you always understand. Bring me in to go. Me le fanno venire. Ultimi passi e arriviamo al castello. Quante scale! Non ne posso più. Non ne posso più. Sunlight. If I'm going with you. È il simbolo di Marettimo. Pensate bene, siamo qui al centro del Mediterraneo, nella parte occidentale del paese, ad ovest dell'arcipelago delle Egadi. È un punto strategico, questo promontorio di 116 metri era un punto strategico già nella storia, a partire dai Saraceni. Vi hanno costruito una torre di avvistamento. Arrivano intorno al 1140 i Normanni, scacciano i Saraceni e vi costruiscono un forte. Tante dominazioni si sono susseguite proprio per il punto strategico e il controllo sul Mediterraneo. Quello è Pizzo Falcone e prende il nome proprio dei falchi pellegrini, per cui è il loro habitat naturale. I ricercatori hanno identificato ben 10 nidi di falchi pellegrini. Pensate bene, 686 metri è la vetta più alta delle Egadi. Dietro siamo già, quando la visibilità è buona, si vede Capo Bon, cioè siamo in Tunisia. Quindi pensate bene, furbi, tutte le varie dominazioni come vedevano, ci hanno visto lungo su questo promontorio.
Da quel lato abbiamo la Sardegna, dall'altro lato abbiamo tutta la costa del Trapanese, Levanzo, Favignana, le altre isole dell'arcipelago, Erice, e quando la visibilità è buona pure Ustica arriviamo a vedere. Quindi dai Saraceni ai Normanni intorno al 1140, agli spagnoli che intorno a metà del 1500 per un progetto di fortificazioni delle intere Egadi ampliarono questo castello già costruito dai Normanni, e in concomitanza a questo castello, a questo forte, nasce pure il castello che sovrasta Favignana di Santa Caterina. Entrambi dal regime borbonico furono trasformati in carceri di massima sicurezza. Questo in particolare nasce con tutto sotto i nostri piedi, è stata scavata una cisterna nella roccia di acqua, la cui cisterna sotto il regime borbonico, quando diventa carcere, questa cisterna fu trasformata in fosse, terribili fosse di isolamento. Vi venivano imprigionati da 3 a 5 prigionieri in condizioni estreme. Come vedete, ecco, un'unica apertura in superficie, poi nient'altro, bloccata da un masso di pietra. Pensate bene, da qui per quasi 50 anni di carcere di massima sicurezza politico sono passati ben 52 prigionieri. L'occhio e l'orecchio. L'orecchio è il castello. In siciliano la femmina del maiale si chiama Troia, non è una parolaccia. Quindi castello di Punta Troia, dalla roccia che si vede proprio ancora meglio provenendo da Favignana, dal Trapanese. La battaglia delle Egadi si è disputata qui nelle nostre acque delle Egadi. Per tanto tempo i favignanesi si sono arrogati il punto preciso della battaglia con Cala Rossa, una delle cale più belle, sono tutte belle ma una delle più grandi, prende il nome Cala Rossa proprio dall'acqua di questi combattenti che hanno insanguinato l'acqua, da qui Cala Rossa. Ha riportato alla luce non solo tanti reperti di cui adesso siamo orgogliosi, che sono distribuiti nei nostri siti museali, ma ha identificato l'esatto punto, che non è Cala Rossa, bensì proprio questa battaglia, 10 marzo 241 a.C., vinta con un'azione strategica dai Romani sui Cartaginesi, è stata combattuta, il punto nevralgico è dietro il faro di Capogrosso di Levanzo. In una lega particolare in bronzo, con questa forma particolare, questo si riconosce, questo è il 16° ritrovamento, 209 kg. Questo è un rostro romano. I romani amavano incidere, lasciare i loro simboli ben visibili. Questo è un elmetto montefortino, se fosse restaurato si vedrebbero le piume. Bellissima visita al castello, Ivana è stata gentilissima, piacevole, ci ha raccontato tutta la storia di questo castello, di come è nato, di come è stato ristrutturato, per quale motivo è stato utilizzato, e insomma è stata davvero una bella visita. Ora invece Mauro ci ha raggiunto con la barca proprio qui sotto e quindi ci facciamo una bella nuotata e torniamo in barca. Eccolo, la seconda barca là. Eccoci che siamo rientrati in barca. Allora abbiamo lasciato il castello, io e Giada, arrivate in spiaggia e poi una bella nuotatina di 5 minuti e arrivati direttamente in rada. Quindi i nostri uomini ci stavano aspettando qui. Ora, dopo un bel altro bagnetto, un po' di bibita per dissetarci, si riparte per nuove baie di Marittimo.
Allora, per riassumere la nostra passeggiata, 1 ora e 35 partendo dal molo, dal pontile dove eravamo ormeggiati in paese, fino a raggiungere la cima del castello. Distanza 5 km. Un po' un saliscendi, ci vogliono comunque scarpe idonee, scarpe adatte per questo tipo di escursione, perché ci sono parecchi saliscendi, sassi, quindi è un po' scivoloso in alcuni punti. E l'ultimo pezzo ha una vista spettacolare sulle due baie a nord e a sud del castello della Troia, e quindi un po' più, diciamo, scosceso, però decisamente fattibile. Bella, una passeggiata che mi è piaciuta parecchio, bella, consigliata. E ora, continuando la navigazione, ci stiamo dirigendo a sud dell'isola di Marettimo, a Cala Conca. E siamo arrivati a Baia Conca. Eccola qua, questo bellissimo anfiteatro di rocce nel lato sud-ovest di Marettimo. Inutile dirlo, acqua meravigliosa, visto che onda e mare sono più riparati in questa zona, pieno di barche. Adesso magari bagnetto, pappa, doccia, vediamo un po' cosa fare. Lasciamo nuovamente Marettimo, Cala Conca, dove ci siamo fermati poco fa per una sosta pranzo, per un riposino, e ora si torna verso Favignana. Quindi fiocco aperto, con il vento che c'è qui, anche se momentaneamente è più vento di caduta che scende dalla montagna che vento pulito, quindi vediamo cosa si riesce a fare. Fiocco non sta tenendo molto in questo momento, anzi mi sta venendo un po' addosso, ma bisogna vedere appena usciamo dal capo com'è la situazione. Lasciamo Marettimo a vela. Abbiamo tirato solo il fiocco fuori, facciamo 5 nodi, non ci lamentiamo. Equipaggio rilassato. Sì, abbastanza. Qualcuno proprio molto rilassato. E qualcuno che invece lavora, come al solito. I bergamaschi operosi. Eccoli qua i bergamaschi operosi. Ciao, faccio un po' di lavoro intanto che siamo in navigazione. Cosa fai di lavoro? Vediamo. Ah, lavoro non video, lavoro per la società. Bene. E deve essere produttiva la donna, sempre. E dopo una bella navigazione a vela di un'oretta, un po' più di un'ora e un quarto circa, ecco che stiamo arrivando al lato sud di Favignana. Visto che stasera è previsto vento da nord, non terribile ma vento da nord, a questo punto ce ne stiamo sul lato sud dell'isola di Favignana. Ci sono 2 o 3 belle calette su sabbia chiara, quindi possiamo tranquillamente andare ad ancorare dove desideriamo. Adesso ci stiamo avvicinando, penso un'oretta circa, e dovremo arrivare alla baia. Vi terremo aggiornati, vi informiamo su quale sarà la baia che andiamo a scegliere.
8 nodi e 2 di velocità. Non male, Ronic si difende sempre alla grande. Non dirmi! Metti. E che dire, la navigazione è stata abbastanza impegnativa, ci sono state raffiche fino a quasi 30 nodi di vento e con il solo fiocco abbiamo toccato gli 8 nodi e 3, insomma, abbastanza veloci. Ora, per ripararci da questo forte vento, che fortunatamente qui un po' meno forte lo è, siamo venuti sul lato sud di Favignana e siamo esattamente alla baia di Marasolo. Questa è una baia molto ampia, c'è un po' di posidonia sul fondo, qualche boa. La notte la passeremo qui in questa baietta, sperando che il vento un po' cali, che sia un po' più tranquillo e da qui non ci muoviamo fino a domattina. Quindi mi sa che ci vediamo più tardi, prima della serata. Nella tranquillità della rada di Marasola qui a Favignana ci prepariamo per la serata. Il sole è tramontato dietro la montagna, guardate che bello, con il forte di Santa Caterina che si vede, che si staglia lì sulla collina. Siamo 8 barche in rada e ci prepariamo per una serata special. Seguiteci sempre. La serata speciale di cui vi dicevo è questa, eccola qua, guardate, con barbecue, il nostro classico barbecue Lotus Grill, questa volta nero-azzurro invece che verdi. Bellissimo. Gli ospiti che stanno in attesa, il tutto bagnato da una bottiglia di Cagnulari. Buongiorno, ripresa la navigazione dopo una notte molto tranquilla, nonostante il vento comunque continuasse a soffiare, alla baia di Marasolo. Ora ci stiamo muovendo sempre lato sud di Favignana, visto il continuo vento da nord, e ci spostiamo in un'altra baietta. Ora decidiamo quale, tra Calarotonda, Preveto e Calagrande. Ora valutiamo in base al vento e come entra nella baia. Intanto gustatevi il passaggio di questo lato sud di Favignana. In the darkness I could feel her thinking about somebody else. Buongiorno anche da me. Oggi mi hanno rivoltato la telecamera, così riprendo Betty. Stiamo entrando a Calarotonda e adesso daremo ancora per un bagno. Si spera che lì il vento molli un pochettino. Faro di Capo Sottile. Some old secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust, holding up some old books supposed to teach you about heaven and hell. La difficoltà è sempre trovare la chiazza di sabbia dove buttare l'ancora e adesso l'hanno trovata. Appena ormeggiato. E adesso cosa mettiamo? La palla, che è questo simbolo circolare a forma di palla, che è obbligatorio per le imbarcazioni fino a 24 metri, esporlo durante l'affondo, ossia quando la barca è all'acqua, e quindi anche noi facciamo il nostro dovere. Darkness, I could feel her thinking about somebody else. I hear country music playing in the background.
I love you, honey, now, yeah. Just keep doing what comes natural in the heat of the night. And if we're lucky, that country music make everything alright. As the night wears on, I can feel her starting to get close, moving over to me through the memories that only the shadows on the ceiling know. The whiskey and the lies we keep telling, I hear a melody starting to take hold. As the night wears on, I can feel her starting to get close. I hear country music playing in the background, some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. I said I love you, said honey, now, yeah. Just keep doing what comes natural, the heat of the night. If we're lucky, the country music make everything. E siamo sbarcati a Levanzo col nostro tenderino che abbiamo lasciato qui al porticciolo. E noi che facciamo adesso? Ci incamminiamo verso i Faraglioni. Sail Ironic anche a Levanzo. There was nothing much left as the sun started opening its eyes. She rolled over, said, "You want some coffee?" Said, "Yeah, babe, I take a little sugar in mine." Cin cin Cinci, salute a queste isole a queste bellissime. isole bellissime, fatte scoprire dai nostri amici. She got up, put on a morning dress, but she forgot to put back on her disguise. Del tramonto visto da qua merita sicuramente. Qui ci facciamo un bel aperitivo. Ci sono anch'io, Ah sì? dicono. There was nothing much left as the sun started opening its eyes, except that country music. Questa pina, ristrutturata e chiamata La Paranza, è la tipica imprenditoria spicciola siciliana. Preparano pannelle, frittorine di pesce, polpette di tonno e ti danno da bere mentre si ammira il tramonto. Cosa bellissima. E poi molto carini, molto gentili anche loro. Ritorniamo in barca.